Le zeppole calabresi di castagne, tipica ricetta per le festività di Natale e Capodanno. Mi occorre 300 g di farina di castagne, 200 g di farina 00, 8 g di lievito di birra fresco, 100 g di patata bollita e schiacciata, 5 g di sale, 550 ml di acqua. Iniziamo la preparazione. Metto il lievito in una bowl e lo sciolgo con l'acqua. Una volta sciolto aggiungo la patata. Mescolo. E inizio a mettere le farine, setacciandole. Inizio con la farina di castagne. Poi aggiungo la farina 00. Piano piano aggiungo l'acqua. La consistenza deve essere questa. A questo punto aggiungiamo il sale. Una volta aggiunto il sale è pronto, lo copriamo e facciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Una volta raddoppiato di volume, scaldo dell'olio d'arachide in una padella. Quando la temperatura dell'olio arriva a 180 gradi, possiamo friggere. Ci aiutiamo con 2 cucchiai, prendiamo un po' di impasto e l'adagiamo nell'olio, in questo modo. Doriamo bene da entrambi i lati. Quando dorate bene le togliamo e le mettiamo in carta assorbente. Una volta cotte sono pronte da gustare. Ne faccio vedere una come sono venute dentro. Guardate che bontà e come sono soffici. Il baccalà fritto. Mi occorre 1 chilo di baccalà dissalato, 200 ml di acqua, 200 ml di birra, pepe in polvere rosso, sale quanto basta, 100 g di semola di grano duro e 100 g di farina 00. Iniziamo la preparazione. Per prima cosa prepariamo la pastella. In una bowl metto le farine precedentemente setacciate. Mischio. Inizio a mettere la birra. La birra e l'acqua devono essere ghiacciate. Metto anche 200 ml di acqua. A questo punto metto il sale quanto basta. La pastella è pronta. Ora andiamo a friggere. Quando l'olio è caldo, passo in pastella il baccalà. Lo immergo nell'olio. Ora doriamo bene. Una volta dorati, togliamo e mettiamo in carta assorbente. Una volta fritto, prima di impiattare, metti il pepe. Ed eccolo pronto da gustare.
Scilatelle calabresi. È una pasta tipica e per le feste spesso la facciamo. Mi occorre 500 g di farina di grano duro e 220 g di acqua e utilizzo un ferretto. Inizio la preparazione. Precedentemente ho setacciato la farina. La preparazione è molto semplice. Alla farina ho fatto la fossetta nella quale metto l'acqua e inizio ad impastare. A questo punto l'impasto è pronto, lo lasciamo riposare per mezz'ora, coperto. Nel frattempo che riposa la pasta, preparo un sughetto semplice con cipolla, peperoncino, basilico e prezzemolo, pomodoro pelato, passate di pomodoro, sale e olio. In una padella metto l'olio, aggiungo la cipolla, peperoncino, faccio soffriggere. A questo punto metto il pelato. Faccio cuocere un po' il pelato prima di mettere la passata. A questo punto metto la passata. Metto prezzemolo e basilico, il sale. Faccio cuocere. Riposato l'impasto, inizio a fare la pasta. Taglio un pezzo di impasto e lo lavoro su un tagliere ruvido. Lo allungo in questo modo. Poi prendo la misura e taglio i pezzi 5 cm. E li metto nella farina. Continuo a farli tutti così e poi li passo al ferretto. A questo punto li passo al ferretto. Metto il ferretto in centro così e giro in questo modo. Li faccio tutti così. Una volta pronti, li vado a cuocere. Facciamo cuocere finché non salgono a galla, poi mischiamo al sugo e serviamo. Ed eccola pronta. Ho impiattato e messo del pecorino sopra e servo in questo modo. Ciao a tutti, oggi preparo una ricetta di seppie ripiene con piselli. Occorre 700 g di seppie, mezzo chilo di piselli, un uovo, prezzemolo e aglio quanto basta, sale quanto basta, 30 ml di vino bianco, 50 g di cipolla, pepe e olio quanto basta, 200 g di pane raffermo già ammollato nell'acqua. Inizio la preparazione. Precedentemente ho fatto i tentacoli delle seppie a pezzetti che ora vado a condire e a soffriggere. Metto un po' di prezzemolo, un po' di pepe, spicchietti d'aglio, olio e un po' di vino bianco e il sale. Ora
Ora vado sul fuoco a soffriggere. Preparo i piselli, verso in essi la cipolla, precedentemente ho fatto a pezzetti, il sale, olio, prezzemolo e porto sul fuoco. Ho messo sul fuoco sia i piselli che i tentacoli e faccio cuocere. I tentacoli sono pronti, tolgo l'aglio e li faccio raffreddare. A questo punto preparo il ripieno. Metto i tentacoli nel pane, mischio nel pane, metto anche l'uovo e mischio tutto. Il ripieno è pronto. Ora metto nelle seppie il sale e inizio a riempire. Metto il ripieno dentro la seppia. Con uno stecchino chiudo i lembi. Li poggio su una padella. A questo punto metto un po' d'olio, 2 spicchi d'aglio e il vino. Porto sul fuoco a cuocere. A questo punto spengo. Ora verso i piselli in un'altra padella. Ora aggiungo le seppie e faccio insaporire con i piselli. Ora spengo, tolgo gli stecchini e impiatto. Eccole pronte da gustare, una ricetta facile. Una crostata di castagne. Mi occorre 350 g di farina 00, 2 uova intere, 150 g di burro, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, vaniglia e 120 g di zucchero per la pasta frolla. Per il ripieno 500 g di castagne bollite e frullate e alcune lasciate intere, 200 ml di latte, 150 g di cioccolata fondente, un cucchiaino di rum, 150 g di zucchero e 100 g di nocciole tritate. Nella farina metto lo zucchero, il lievito setacciato e anche la farina setacciata, un pizzico di sale, metto le uova e il burro ammorbidito, metto un cucchiaio di vaniglia e inizio ad impastare. Lavoro con le mani. Metto l'impasto sul piano da lavoro, continuo a lavorarlo. Una volta pronta la faccio riposare per 30 minuti nel frigo. Nel frattempo preparo il ripieno, metto le castagne in una bowl, aggiungo la cioccolata, lo zucchero, le nocciole tritate e ora metto il latte, mescolo. Metto il cucchiaio di rum. Il ripieno è pronto. Una volta riposato stendo l'impasto. Una volta steso lo metto in una teglia di 24 cm di diametro, zigrinata e imburrata. Livello bene, elimino i bordi in eccesso. Una volta pronta, metto il ripieno. Lo sistemo bene
sistemi i bordi perché devono essere pari al ripieno. Ora la vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 per 45 minuti. Una volta cotta la decoro, metto del cacao in polvere sopra. A questo punto metto le foglioline fatte con la cioccolata fusa, metto le castagne che avevo lasciato e ricoperte anch'esse di cioccolata. Ora metto un po' di melagrana ed eccola pronta da gustare. Ora la taglio ed eccola pronta da gustare. Grazie della visione, alla prossima, iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.